Una è la regina del mercato e anche del segmento delle maxi enduro, l'altra vorrebbe tanto davvero diventarlo. Due filosofie costruttive completamente differenti: bicilindrica con trasmissione finale a cardano la BMW R1250 GS, 4 cilindri a V con trasmissione finale a catena la multistrada. Non entro oltre nei dettagli perché le moto le conoscete bene, anche noi le abbiamo già descritte entrambe sul sito redline.it e nel video di questo stesso canale, che trovate tutti i link qui in descrizione. L'importante in questo caso è capire i punti di forza e perché no anche di debolezza di due moto che partono tecnicamente agli antipodi, ma alla fine convergono quando si tratta di usarle poi su strada e di raggiungere poi quell'obiettivo che si pongono un po' tutte le moto che appartengono a questo segmento, ovvero essere la miglior moto, consentitemi il termine, universale. Bene, adesso per queste due siamo un po' alla resa dei conti. Per un confronto importante come questo non potevamo che organizzare qualcosa di speciale. Non è una semplice comparativa questa, ma un vero e proprio test in viaggio, un lungo viaggio che unisce l'Italia da nord a sud, isole comprese, oltre 1500 km di autostrade, strade statali e anche sterrati ovviamente, per capire veramente fino in fondo perché queste due moto così apparentemente lontane tecnicamente possono in realtà puntare allo stesso obiettivo. Oggi mi vedete un po' in borghese, un po' leggerino, perché in realtà siamo alla pista Pirelli di Vizzola Ticino, perché stiamo approntando le moto per partire. I tecnici Pirelli e Metzler hanno gommato le moto con una coppia di Pirelli Scorpion Trail 2 per la multistrada V4S, ovvero le gomme di primo equipaggiamento di questa moto, mentre per equipaggiare la GS abbiamo scelto delle Metzeler Touareg Next, ovvero anche loro gomme di primo equipaggiamento per la GS. E insomma, questa è un po' una sfida non solo tecnologica, ma di tecnologia, di filosofia, che sa anche un po' di Italia-Germania. La sfida comincerà domani mattina all'alba dalla redazione di Red, per chiudersi dopo un lungo viaggio, traghetti compresi, a Catania. Io lo confesso, sono molto curioso di sapere come andrà a finire e anche un po' gasato, perché quando parto per un viaggio come questi provo sempre un po' di adrenalina, perché alla fine è un viaggio in moto, lungo o corto che sia, è sempre una piccola grande avventura. Voi seguiteci, perché durante questo video e quindi durante il nostro viaggio scopriremo davvero ogni segreto di queste due moto. Come andrà a finire lo vedremo alla fine del video. Prima tappa, Autogrill di Milano. Facciamo il pieno e azzeriamo da qua. Usciti dall'autostrada sull'Appennino, perché bella è la 1, dove peraltro emergono delle doti delle moto interessanti che poi vi racconterò, ma adesso qualche curva sull'Appennino non ce la toglie nessuno. Quasi 700 km percorsi tra autostrada e collina. Stiamo tarellando perché dobbiamo andare a prendere il traghetto a Napoli. Secondo giorno di viaggio. Mancare la classica accoglienza sicura, cannoni per tutti. Bene, il primo giorno di viaggio è terminato, abbiamo viaggiato tutta la notte in traghetto, siamo sbarcati a Palermo questa mattina all'alba, abbiamo già lasciato la città, siamo pronti ad attraversare la Sicilia fino a Catania. Di strada da fare ne abbiamo ancora un bel po'. Ma adesso è utile un primo riassunto della giornata di ieri. Quasi 900 km da Milano a Napoli, non tutti di autostrada, perché sull'Appennino c'è un po' presa la voglia di curve e ci siamo tolti lo sfizio affrontando Futa e Raticosa. E poi giù fino a Napoli, tutta una tirata fermandoci solo per i pit stop. Una prova che ho voluto realizzare così, live, in viaggio, con i bagagli e in coppia, portando anche il nostro povero operatore che ha fatto un po' la staffetta da una moto all'altra, diventando di fatto un tester aggiunto. L'ho voluta così perché poi alla fine è così che la maggior parte di voi userà queste moto. Viaggio che ho condiviso con il collega d'Insella Francesco Savona, per cui troverete il video anche sul loro canale.
Quindi alla fine come è andata a finire questa prima giornata? Beh, facendo un breve riassunto dopo questi primi chilometri posso dirvi che di fatto la multistrada sembra una moto costruita perfettamente attorno al suo pilota, mentre la GS sembra essere una moto costruita attorno al pilota, al passeggero, come se fossero tutt'uno. E ci aggiungo pure le borse. Il concetto ve lo spiego meglio, è spiegabile con quello che abbiamo rilevato durante questi 900 km. La vera sorpresa per me è stata veramente la multistrada V4, una Ducati che davvero non mi aspettavo e di gran lunga la miglior multistrada di sempre. In autostrada guadagna punti su punti grazie a una protezione aerodinamica inarrivabile, ha un isolamento dalle vibrazioni eccellente, anche meglio di GS, almeno fino a 7000 giri, ma lì ormai state già viaggiando a oltre 180 all'ora. E ha una serie di elementi tecnologici che sulla BMW al momento mancano. Parlo del cruise control adattivo per esempio, o dell'assistente all'angolo cieco, che sono secondo me molto più che dei gadget, perché quando ti spari 9 ore di sella capisci l'utilità di questi elementi che aiuta non poco la sicurezza. Tra l'altro devo dire l'uscita dal cruise control sulla V4 è davvero molto morbida, un po' più che sulla GS, dove il passeggero quando stacchi il cruise control qualche testata di tanto in tanto il pilota la tira. Non è tutto perfetto però, perché quando si viaggia in formazione motociclistica talvolta lo specchietto della multistrada si accende in modo un po' come dire fastidioso, e un paio di volte la CC mi ha letto anche dei camion nell'altra corsia rallentando la moto senza un apparente motivo. Ma secondo me è più una questione di aggiustare il tiro con il radar che altro. Io questi sistemi alla fine li promuovo. E poi sulla multistrada devo dire c'è un motore davvero convincente che spinge senza apparente fatica la V4 a velocità spropositate, anche con le borse e il passeggero, tra l'altro con una stabilità devo dire perfetta, anche merito del sistema di basculamento delle borse e anche dei Pirelli Scorpion Trail 2, che sono dei pneumatici super efficaci in questo senso. Detto così sembra un elogio alla V4 questo intervento, ma non è del tutto così, perché anche se è vero che con questa moto si possono davvero sfidare le migliori GT quanto a percorrenze chilometriche giornaliere, si viaggia davvero benissimo. Questo però se ci fosse solo il pilota a bordo, perché invece quando si guida con il passeggero la GS riconquista terreno a grandi falcate. Il secondo sulla BMW è più comodo, ha una porzione di sella migliore e riceve anche meno vibrazioni. Sulla multistrada siamo a livelli di eccellenza, ma la GS ha un pezzettino in più. Inoltre la GS continua a essere vincente quando si tratta di mantenere la sua splendida neutralità di assetto guidando tra le curve, indipendentemente dal carico. Che si sia da soli, in sella o in due a pieno carico, lei resta sempre imperturbabile, resta sempre molto piatta, cosa che la multistrada con le sospensioni semiattive è riuscita ad avvicinare ma non ad eguagliare. La frase quindi costruita attorno al pilota e passeggero si spiega anche per esempio al reparto freni, dove il posteriore della BMW, che sembra sempre un po' troppo brillante e aggressivo nella guida da solo, diventa perfetto invece per gestire la percorrenza di curva quando la moto è in due a pieno carico. Sono sottigliezze, per chi viaggia sempre in coppia direi di no. In questo campo diciamo la Ducati deve un pochino recuperare terreno, perché il suo freno posteriore è secondo me ancora un pochino poco incisivo quando si guida in due, e la V4 pur offrendo una guida eccellente non riesce a raggiungere quell'innata capacità di ondulare tra le curve che ha la GS, fisiologica per il tipo di motore e aiutata dalle Metzeler Tourance Next, che sembrano veramente disegnate apposta per lei. Si guida senza richiedere alcun impegno mentale e fisico. E la GS mantiene anche il record di fluidità ai bassissimi regimi del suo motore, anche questo credo fisiologico per il progetto, non si può raggiungere. GS che risulta vincente in questo caso fino ad ora anche la voce consumi, con una media di 15,57 km con un litro contro i 13,99 della multistrada. Di fatto comunque le moto vanno praticamente viaggiando insieme in riserva nello stesso momento, con un'autonomia che, se siete abbastanza bravi, può superare tranquillamente i 250 km. Visto che in una sola giornata siamo passati da 2 gradi a 22, cerco di analizzare anche la gestione del comfort termico, anche se le temperature non erano estreme. Beh, la GS è più fresca, o meglio diciamo che sposta un po' il calore dalla parte alta alla parte bassa, in zona stinchi. La V4 lo concentra un po' di più nella zona delle cosce, però devo dire non ho rilevato picchi di calore particolari, ma devo dire che probabilmente la grande capacità
che ha la multistrada di proteggere il pilota anche nella zona delle gambe, molto migliore della GS, con le temperature elevate potrebbe essere quasi controproducente. La GS di fatto fa circolare più aria attorno al pilota, in poche parole protegge meno, e te ne accorgi subito perché quando cambi da una moto all'altra senti subito l'aria che si infila sotto la giacca, le spalle sono un pochino più scoperte, il casco è un pelo più esposto, c'è un po' più rumore nel casco, anche con il parabrezza alla massima altezza. Niente di stancante, siamo sempre a livelli ottimi per viaggiare anche a lungo, ma la V4 in questo caso ha alzato un pochino l'asticella. E l'alzata V4 anche a livello di elementi utili, come per esempio lo sportello sul serbatoio, che è davvero comodo, non è così preciso nella chiusura, va detto, ma è molto comodo per metterci dentro il biglietto d'autostrada e anche ricaricare il telefono. Il V4 è davvero silenzioso, con la multiviaggi davvero rilassato. Il Boxer invece canta e si fa sentire parecchio, ma devo dire che alla lunga in autostrada il suo sound, che è bello sportivo, però rimbomba un po' nel casco e diventa stancante dopo tante ore. GS che però vince per esempio a capitolo borse, più capienti e meglio conformate ed espandibili, e in questo effettivamente Ducati può fare ancora qualche piccolo passo avanti. Chiudo per oggi con l'argomento cockpit, cruscotti. Siamo davanti a due schermi di ultimissima generazione, più semplice e intuitivo BMW, più completo quello di Ducati. In questo caso il sistema BMW vince grazie al suo joystick molto intuitivo, un pulsante e una rotella praticamente naviga all'interno di tutti i menu. Ducati ha più pulsanti e cursori e navigare nel cruscotto è un pochino più macchinoso, non complicato ma più macchinoso. Però, per esempio, i blocchetti da Ducati sono retroilluminati, anche questa è una grande comodità, soprattutto quando si viaggia con il buio, come abbiamo fatto noi ieri sera arrivando a Napoli. E ora siamo pronti per la seconda giornata di guida, strada da fare ce n'è ancora parecchia, andremo alla scoperta di una Sicilia che non siamo abituati a vedere, il viaggio continua, voi continuate a seguirci perché il servizio non è finito qua. Adesso a Francavilla, dicevo, piccola sorpresa, cambio in corsa, pit stop, un vero e proprio pit stop, cambiamo le ruote, passiamo al tassellato dalle Scorpion Trail 2 della multistrada alle Scorpion Rally, dalle Tourance Next della BMW alle Karoo 3, quindi diciamo la sfida Italia-Germania non è ancora finita, gli ultimi 80 km prima di arrivare al mare saranno fatti in fuoristrada con le tassellate e dopo avremo, diciamo, una prova veramente completa. Bene, eccoci qui alle considerazioni finali. Dopo 2 giorni e mezzo di guida siamo anche belli vissuti, 1400 km di strade di ogni tipo, strati compresi, tassellati. Chiudiamo il viaggio sulla spiaggia di San Marco in Sicilia, alle mie spalle il mare. Devo dire che è stata una sfida molto interessante, perché per la prima volta Ducati ha voluto andare a giocarsi le sue carte sullo stesso terreno di BMW. Se con la prima multistrada 1200 Ducati di fatto aveva allargato il segmento, con la V4, pur partendo da un concetto tecnico davvero lontanissimo da quello della GS, alla fine si va a sovrapporre a lei per tante caratteristiche, cosa che durante il viaggio, nella mia opinione, ha fatto pendere a volte la bilancia da una parte, a volte dall'altra. Un lavoro che però, devo dire, non ha tolto alla multistrada quella spinta sportiva tipica di tutte le Ducati, e non parlo solo dei 170 cavalli del motore, peraltro mai così gestibili e malleabili, davvero molto buono, ma anche di una posizione di guida più raccolta, con un manubrio un po' più basso e vicino a chi guida, e una sella un pochino più incassata rispetto a quella della GS, che invece ha una posizione di guida più distesa e più da off-roader. Posizioni, devo dire, entrambe comodissime, ma che rispecchiano anche le differenti filosofie delle due moto. Promuovo, dopo tutti questi chilometri, tutte e due le selle, anche dopo tante ore di guida, sono entrambe a livelli di eccellenza, però devo dire un piccolo punticino in più alla fine lo assegno a BMW, che sembra avere comunque trovato l'alchimia perfetta per lo schiumato. GS che peraltro dimostra di sapere ancora assolutamente il fatto suo quando la strada si fa
tortuosa o peggio si fa sterrata, situazioni in cui la BMW fa valere un bilanciamento davvero impeccabile, la capacità di aiutare il pilota con una facilità di guida e di utilizzo a qualsiasi andatura che ancora non appartiene alla Multistrada V4 ma non appartiene a nessuna concorrente, pur essendo la Ducati di oggi una moto, devo dire, veramente sfruttabile. In questo la BMW riesce ancora ad essere, credo, inarrivabile, e probabilmente credo anche che non sarà mai raggiunta, a meno che probabilmente qualcun altro non si mette in mente di costruire un altro motore boxer. Nelle strade più strette, nelle manovre a bassa andatura, quando devi fare un'inversione di marcia a bassissima velocità o nel traffico, la R1250 GS per le sue caratteristiche intrinseche sfoggia un bilanciamento e una facilità difficilmente ripetibili. La V4 però, devo dire, è lì a ruota perché ha una gestione della moto davvero invidiabile, probabilmente una delle migliori del segmento, ma qui poi dopo entrano in gioco anche scelte filosofiche e tecniche e il vantaggio dato dal motore boxer, che secondo me è un vantaggio non da poco. In fuoristrada la GS fa valere la sua legge, baricentro più favorevole, frizione un pochino più morbida, grande bilanciamento ancora lui, rendono la boxer BMW ancora un piccolo gradino avanti, e devo dire che le Karoo 3 che abbiamo montato mostrano una trazione davvero di alto livello e poi si comportano però bene insospettabilmente anche sull'asfalto, dimostrando di fatto una versatilità che rispecchia proprio quella della moto su cui sono montate la GS. La multistrada ha il peso più in alto, più carico sull'avanterno, si sente in tutte le situazioni. Quando la faccenda si complica e le Scorpion Rally la attaccano in fuoristrada al terreno, e tra l'altro dimostrano anche una eccellente tenuta laterale. Chi è più sgamato nell'off-road troverà sulla multistrada sospensioni capaci davvero di assorbire di tutto, anche meglio di quelle della GS, che qualche colpo secco, quando ci sono le aspidità brusche, te lo tirano. Però l'impegno richiesto per guidare la multistrada senza dubbio è un pochino superiore. Nel guidato su asfalto e volendo alzare veramente il ritmo, la V4 sa in compenso sfoderare prestazioni degne di una moto sportiva. Chi dice che con il 19 e il 170 non si può essere efficaci nella guida veloce e anche sportiva, provi queste due moto e poi ne riparliamo. Quando spingi su strada, la multistrada sfodera capacità motoristiche e ciclistiche, devo dire, fuori dal comune. Con la mappatura sport il motore è davvero molto reattivo, le sospensioni aumentano il sostegno, quindi la moto comincia a dondolare di meno e consentono di spingere veramente forte, anche se io percepisco sempre una piccola gommosità di risposta del sistema Skyhook. Una goduria con lei guidare aggressivi. La GS, devo dire, poi non è comunque molto distante, resta un po' lì a ruota, anche perché devo dire che su strada al limite non ne sono più queste moto ma le strade che andiamo a percorrere. È vero, la GS ha meno motore in assoluto, ma ha quella prontezza ai bassi che la multistrada ancora non ha, che consente di uscire sparati dalle curve, e la sua agilità, sempre della GS, emerge ancora con però meno comunicazione da parte della ruota anteriore, un classico del televever, e una minore capacità di assorbire i colpi più secchi. Con la multistrada vai via come sul velluto, con la GS qualche colpo invece ti arriva. Faccio il punto sui parabrezza, migliore protezione e velocità di regolazione per la Ducati su o giù, che però è meno preciso nel trovare il punto, diciamo, intermedio, non sento il click, rispetto invece a quello micrometrico della GS che si regola a vita, è un po' più lungo ma più preciso. Argomento cambio, preciso e più secco quello della GS, più rapido nel funzionamento quello della multistrada, davvero buono, che talvolta però in scalata tende un po' a spingere. Bene, siamo alla fine di questo lungo test, è un viaggio attraverso l'Italia e dentro ai segreti di due moto che, lasciatemelo dire, sono davvero delle grandissime moto. Dopo quasi 1400 km di strada, quello che posso dire è che con loro ci si può fare veramente qualsiasi cosa, basta aver voglia di usare, un po' come abbiamo fatto noi lungo questo itinerario, questo viaggio e questo test. Spero di avervi dato tutte le informazioni per aiutarvi a capire qual è delle due che la fa per voi, perché devo dire che parlare di migliore e peggiore sarebbe, secondo me, in questo caso sbagliato. Siamo al cospetto di due prodotti davvero di assoluta eccellenza che fanno cose mostruose, e lasciatemi dire, le fanno anche perché montano pneumatici che gli consentono di farle. Pirelli segue Ducati lungo la strada della sportività, Metzeler invece segue BMW nella voglia di essere veramente eclettica moto a 360 gradi. In conclusione, devo dire che il terreno che BMW ha seminato in questi 40 anni di storia per la concorrenza è sempre stato un terreno minato. Non è facile andare a giocarsi il tutto per tutto stuzzicando il leone nella sua tana. La GS ancora oggi offre un'alchimia unica a livello di motore, ciclistica e guida. Ducati l'è andata a stuzzicare, l'ha fatto davvero molto bene, spiccando in più di una voce in questo
viaggio quello che è successo, a dire la verità, è che in certe situazioni preferivo guidare la Ducati, in altre preferivo guidare la BMW, e questa cosa non è poco. La quadratura del cerchio, lo sappiamo, non esiste, ma con queste moto ci siamo andati davvero molto vicini. E in questo video ho cercato di dirvi proprio tutto di loro. Non so se ci sono riuscito o se manca qualcosa. Io vi aspetto qua sotto nei commenti, ci sarà sicuramente da discutere, risponderò un po' a tutti. Permettetemi di ringraziare però tutto lo staff del Testing Pirelli Metzeler che ci ha supportato durante tutto questo viaggio, soprattutto quando eravamo qua in Sicilia, persone davvero speciali con una passione per la moto che supera, credo, ogni immaginazione. A loro va il mio più sentito grazie. Noi ci vediamo qua sotto nei commenti e al prossimo video.